Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per l'inverno 2023. Wow! Gemelli, abbiamo la carta degli amanti. Devo dire che si parla di amore, che sia amore con qualcun altro, quindi una nuova relazione o una nuova fiamma all'interno della relazione che state già vivendo, oppure per qualcuno si potrebbe trattare di amor proprio. Quando c'è la carta degli amanti si può anche parlare di quello che è una scelta tra il vecchio e il nuovo. Ma andiamo a vedere con la carta, con gli oracoli, scusate, ehm, che altro messaggio c'è per voi. Wow, carta numero 3. Parla di un nuovo, diciamo, inabissamento emotivo. mm? La carta degli amanti in realtà è una bella carta, parla di equilibrio emotivo. Però questa carta, diciamo che parla di forti emozioni, non esattamente di un equilibrio. Ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un altro video che spiega come mettere insieme il significato di più oroscopi, quindi ascendente, segno lunare e Venere. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un asso di spade, un 4 di coppe, un re di coppe, un 6 di spade, un re di denari, un cavaliere di pentacoli, un 4 di bastoni, la torre al contrario, fante di spade e 2 di coppe. Wow! Allora, ragazzi, direi che ho la sensazione che arrivi come un prima e un dopo. L'asso di spade è una carta che indica un taglio da un punto di vista mentale di quello che non serve più. È un modo come un altro per dirvi che arriverà una sorta di chiarezza mentale, anche se in realtà poi si è molto focalizzati, diciamo, su quello che si ha davanti e probabilmente non c'è questa apertura di vedute che potrebbe essere necessaria con questo 4 di coppe. Insomma, il 4 di coppe parla di un'occasione che non si sta vedendo. E poi in effetti abbiamo questo re di coppe che per qualcuno potrebbe essere proprio la persona con la quale inizia questa nuova relazione, ragazzi. Wow! Se così non fosse, perché magari siete già in una relazione, potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, o il fatto che il mettere in ordine questi pensieri a inizio periodo vi porterà ad una maggior maturità emotiva, ad una maggiore pace interiore. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, cerco di darvi qualche informazione in più. L'asso di... Grazie. Appeso al contrario e matto al contrario, il 4 di coppe è con un 3 di coppe e il re di coppe ha un fante di coppe e un 5 di spade. Sì, allora, come vi dicevo, si tratta di mettere in ordine dei pensieri. Con la carta dell'appeso al contrario si sblocca qualche cosa, ok? C'è una valutazione, una rivalutazione che è già stata fatta ed è come se all'inizio dell'inverno si prendesse un po' coraggio ehm, nel tagliare questo qualche cosa che non va più, mi verrebbe da dire. Tenete presente che comunque il matto è al contrario e per certi versi può parlare di una sorta di sfiducia. Può essere una sfiducia in quello che è la situazione in essere o questa vostra attitudine mentale in realtà, perché comunque poi qui vedo che, come vi posso dire, non vorrei che foste voi a tagliare fuori questo tipo di opportunità,
Perché in effetti poi comunque vediamo che c'è un 3 di coppe, che è una carta di festeggiamenti, è una carta di risultati, è una carta di celebrazione. E guardate, vi dirò che ho la sensazione che qui, parlando di una relazione già in essere, ci sia qualche tipo di comunicazione di verità che viene a galla, per cui voi iniziate a non fidarvi più di questa persona. Può essere che pensiate o sappiate o verrete a sapere, insomma, di una terza persona che potrebbe girare intorno alla vostra relazione, e qui verso marzo, diciamo, questo re di coppe potrebbe venire a farvi delle scuse, ma fate attenzione perché con il 5 di spade non so se sono così tanto sincere, mi viene da dire. Perché il 5 di spade è sempre una carta che parla di lotte della mente, quindi è qualcuno che quando fa una discussione la fa fondamentalmente per vincere la discussione in sé, non per un reale scopo di risolvere la situazione. Quindi può anche essere che si scusino, vengano a farvi un'offerta di pace per il modo in cui si sono comportati, per quello che è stato detto. Andiamo avanti, qui abbiamo un 6 di spade, un re di denari e un cavaliere di denari. Quindi devo dire che questa sorta di attitudine mentale o di taglio potrebbe portare a una pulizia di quelle che potrebbero essere state le vostre credenze limitanti inerenti alla situazione o una relazione. Sta di fatto che quando c'è il 6 di spade si parla sempre di qualche tipo di um, condizionamento, forma pensiero che si è ereditato durante l'infanzia. Andiamo a vedere il 6 di spade. Un 9 di coppe al contrario, probabilmente è un atteggiamento di sottomissione, quello che mi verrebbe da dire che è stato ereditato e che bisogna lasciar fuori, perché c'è anche l'appeso al contrario. L'appeso è colui che quando è al dritto è una carta che parla anche di accettazione, un'energia che parla di qualcuno, non dico che si è rassegnato, che è diverso, ma che semplicemente ha accettato in modo positivo la situazione. È come una persona che dice: ok, le cose sono così, non posso cambiarle, però non posso fare altro che perlomeno cercare di viverle in modo positivo. Andiamo a vedere il re di pentacoli. 3 di spade al contrario. E per il cavaliere di pentacoli abbiamo la stella. Può essere che sia una persona, sì. Sì. Questo re di denari potrebbe essere la vostra persona di interesse, la persona che avete nel cuore, mi verrebbe da dire, che in qualche modo, tenete presente che è uscito un 3 di spade sotto un 3 di coppe. Per molte persone fa riferimento a una triade, quindi a un'energia a 3 in una relazione. Potreste essere anche voi la terza persona in questo caso. Però ecco, sento che poi a marzo le cose riprendono con una certa lentezza, ma anche con una certa speranza, ok? È come se ci fossero nuovi obiettivi, si inizia a intravedere qualche tipo di più che movimento, idea, perché comunque il cavaliere di pentacoli fa passi super lenti. Ok, andiamo avanti. Qui abbiamo un 4 di bastoni, la torre al contrario, un fante di spade e un 2 di coppe. Allora, tutto questo movimento credo che vi faccia sentire in qualche modo uniti a questa persona, a quest'idea, a questa situazione. Adesso ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo la temperanza al contrario. Sì, è come se ci fosse, diciamo, all'inizio del periodo quest'idea di unione, quest'idea di celebrazione, di felicità, ehm, però in realtà che lascia un amaro in bocca, mi verrebbe da dire. Con la temperanza al contrario, può essere che non sia un'unione completamente equilibrata, o per qualcuno può essere che non ci sia la pazienza sufficiente per aspettare
che quest'unione si solidifichi un po' di più. Normalmente quando c'è il 4 di bastoni, si parla di una casa anche, quindi può essere che qualcuno qui abbia voglia di spostarsi, di traslocare, di andare a convivere, mi vien da dire, di avere qualche cosa in più da questa relazione. Vi dico relazione perché la carta principale è quella degli amanti e poi comunque ci son tante coppe. Però, ripeto, ognuno di voi la applichi alla propria situazione. Poi abbiamo questa torre al contrario che arriva nel periodo del 3 di spade al contrario. Eh sì, ragazzi, qui credo che il tipo di unione familiare a cui voi state sperando, state puntando, mi viene da dire, ehm, non è esattamente il tipo di sviluppo che ci sarà. Qui la torre è al contrario, quindi in realtà può essere che non si manifesti del tutto, ma che sia semplicemente un prendere atto, mi viene da dire, di certe dinamiche. È un po' il crollo degli ideali di famiglia, di gruppo. Ho come l'impressione che a gennaio vediate tutto bello, tutto potenzialmente fattibile. Qui è quasi come se ci fosse, non dico un ultimatum, però, come vi dicevo, un prima e un dopo. Qui sento che qualcuno non si rende conto di una terza energia, non si rende conto che magari voi siete la terza persona ed è per quello che alla fine non si riesce a concretizzare questa famiglia di cui parla il 10 di pentacoli. Per qualcuno, ragazzi, si tratta di figli. È una questione pratica, da un punto di vista di figli, il motivo per cui non si possono unire le forze. E difatti anche qui abbiamo un fante di spade e un 2 di coppe. Datemi una carta, ok. Abbiamo la regina di denari, 6 di coppe, il fante di bastoni e un re scusate, l'imperatore. Allora, vi dirò, potrebbe essere perché abbiamo sia un 6 di coppe che il 4 di bastoni. Abbiamo la carta degli amanti qua come base. Abbiamo la torre, ragazzi, e un 3 di spade, quindi può essere che per qualcuno sia una questione proprio di tipo karmico. Ehm, Questioni di vite passate, diciamo così, che dovete ricalibrare con questa energia o in questo periodo dell'anno, diciamo, perché qui si tratta di trovare nuovi compromessi. Quando c'è il fante di spade, fate attenzione perché c'è da guardare bene i dettagli, c'è da guardare bene le piccole cose. Il 2 di coppe promette bene perché è un fidanzamento, è un compromesso, è un'unione, non è una stabilità come quella del 4 di bastoni, che magari è quello che desiderate voi all'inizio dell'inverno, ma comunque si intravede qualche cosa in più rispetto a prima. Tenete presente che comunque ci sono dei figli in mezzo. Per molte persone sento che è una questione proprio pratica di gestione familiare, di gestione anche monetaria, organizzativa, mi viene da dire. Diciamo che l'ultima parte del periodo potrebbe essere un po' più assorbente, in quel senso lì. Ehm, Se non avesse nessuno, e quindi questa prima parte, diciamo, fosse più per quello che riguarda la vostra indipendenza, vi dirò che potrebbero arrivare diverse persone alla fine della stagione o anche all'inizio della primavera. Però tante persone, ma proprio tante persone, ragazzi. Abbiamo un fante di coppe, abbiamo il re di coppe, il cavaliere di denari, abbiamo la regina di denari, abbiamo il cavaliere di bastoni, abbiamo l'imperatore. Quindi c'è un po' l'imbarazzo della scelta, mi viene da dire. Però questa carta che parla di quello che è un nuovo crollo, come se ci fosse qualche richiamo al passato, come una ferita che si riapre, qui lo vediamo con questo 3 di spade. Ecco, andate avanti piano piano. Fondamentalmente il consiglio è un po' questo: lavorate sul vostro amor proprio e andate avanti piano piano nella conoscenza di questa persona. Cercate di far crescere pian piano il rapporto, date delle regole che possano rendere stabile la vostra relazione fondamentalmente.
che sia romantica o che sia lavorativa, non importa, ok? La sento più romantica comunque. Va bene, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo da parte una carta da parte degli oracoli dei guerrieri di luce. Fiamma blu, connettiti alla fiamma blu, che è la luce dell'amore puro dentro di te. Wow, questa carta è bellissima e fondamentalmente parla del connettersi con la propria anima. È la carta, ecco, ce l'avete qui, la carta della stella, la connessione con il divino, la canalizzazione. Se ci fate caso anche in questa carta c'è una sorta di fascio di luce che esce e qui c'è un cuoricino disegnato. E qua ci sono gli elefanti, l'animale in sé è simbolo di memoria di lunga data. Ok, un'ultima carta da parte delle fatine e per te che sei rimasto fin qui ti do la possibilità di usufruire ad un prezzo promozionale e la promozione vale in questi ultimi giorni di dicembre fino alla fine di gennaio di una stesa personalizzata per i primi 6 mesi del 2023 che andrà a vedere le energie in generale. È la stessa stesa dell'oroscopo generale del 2023 che ho già pubblicato, quindi sono 20 carte. Si andrà a vedere tutto, quindi l'amore, il lavoro, la crescita spirituale, le sorprese, i nodi karmici, ma proprio tutto. E se ti interessa avere più informazioni, mi puoi sempre contattare con l'email che trovi qui sotto nella descrizione del video. Bene, un ultimo messaggio in chiusura. Wow, l'energia della luna. E anche qui la stella. Avete proprio bisogno di connettervi con voi stessi, col vostro anche amor proprio, perché qui abbiamo la carta degli amanti. Allora, questa carta vi dice di abbracciare il naturale flusso e ciclo della vita. Se in questo momento vi sentite confusi, avete solo bisogno di calmare le emozioni. Questa fata arriva per calmare le vostre emozioni e per rassicurarvi ehm, o assicurarvi dove possibile la pace nella vostra mente. Qui anche con la carta della stella potrebbe essere interessante per voi meditare, perché durante la meditazione diciamo che si ha la possibilità di canalizzare le risposte alle domande che si hanno. Bene amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero comunque che la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, se volete farmi sapere che supportate il canale potete sempre mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare o lasciare un commento, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!